Si stima che Cookie Clicker abbia venduto ad oggi più di 2 milioni e mezzo di copie dal lontano 2021. È ancora attivo e aggiornato oggi più di un decennio dopo. Tower Wizard, rilasciato nel giugno 2025, ha venduto ad oggi circa 400.000 copie, con recensioni overwhelmingly positive, la valutazione più alta che Steam assegna, con il 95% di recensioni positive. Altri giochi negli ultimi anni, come Melvor Idol o A Game About Feeding a Black Hole, sono stati giocati da centinaia di migliaia di utenti. Questi non sono giochi d'azione, non hanno una narrativa profonda e in molti casi puoi tranquillamente ignorarli e tornare dopo 20 minuti. Giochi come Tower Wizard, creati a mano, spesso da un singolo developer, funzionano così bene che qualcuno ha scritto una recensione sulla pagina Steam di Tower Wizard intitolata The Dignity of a Finite Tower. Rimanete con me per scoprire come mai questo recensore può svelarci uno dei motivi più importanti dietro all'evoluzione dei giochi incrementali. Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Alessia, game e level designer, e oggi vi porto alla scoperta del design dei giochi incrementali e di cosa in particolare possiamo imparare da Cookie Clicker e Tower Wizard. Sia che siate avidi giocatori, sia che vogliate approcciarvi a questo genere come sviluppatori e designer, questo video vi darà una buona panoramica di cosa funziona nel mondo incremental idler, come mai è un genere così scelto dai developer indie e come ci si può distinguere. Sebbene nell'ultimo periodo la sfera indie abbia riconosciuto i giochi incrementali e idler come un buon punto d'ingresso nel development, il genere si è molto presto saturato. Ma come mai alcuni giochi vengono dimenticati dopo un'ora mentre altri generano centinaia di migliaia di dollari con meno di 3 euro di prezzo d'ingresso? I giochi incrementali nascono nei browser, interfacce minimali con focus sull'accumulazione di risorse tramite due canali principali. Da un lato i giochi che richiedono input attivo vengono denominati clicker games, quelli invece più passivi idle games. Ad oggi i giochi incrementali possono essere considerati un misto di entrambi. Molti sfruttano in modo diverso le meccaniche clicker e le meccaniche passive, ma hanno sempre un particolare focus sulla gestione e accumulo di risorse e sulla combinazione di elementi che permettono di sfruttare meccaniche popolari come il prestigio, oppure in casi più particolari, spesso su mobile, anche strategie di monetizzazione che hanno a che fare anche con microtransazioni. Al netto del successo dei giochi idler su mobile, non era scontata la popolarità del genere su Steam e altre piattaforme che solitamente sono legati a giochi tra virgolette premium con un target leggermente diverso. Negli ultimi anni invece si è trattato di un buon punto d'ingresso per sviluppatori che volevano approcciarsi a vendere su Steam. Giochi come Tower Wizard o ancora molti anni prima Cookie Clicker non sono infatti paragonabili del tutto a quegli idler da mobile, ma offrono talvolta una profondità maggiore e tra l'altro con l'avvento del sottogenere cozy questo tipo di giochi possono diventare un buon compagno al PC mentre si lavora o si fa altro. Hanno una profondità creativa di fondo leggermente maggiore, quindi che ha conquistato un nuovo pubblico, e oggi scopriremo come. Molti di voi potrebbero dire: ma questi giochi non hanno neanche un gameplay nel senso tradizionale del termine. In realtà c'è dietro un loop ben preciso e soprattutto un tipo di interazione che, pur essendo estremamente minimale, a un certo punto porta a determinate aesthetics di gioco. In questo video faremo quindi riferimento anche all'MDA, meccaniche, dinamiche ed estetiche dei videogiochi. Se non sapete di cosa si tratta, vi invito a recuperare il mio video a riguardo. Prima di tutto, quindi, cerchiamo di capire cosa caratterizza questi giochi e perché sono soddisfacenti per i giocatori. Da una veloce analisi MDA, che vi lascio tra l'altro in descrizione, insieme alle altre fonti ed approfondimenti, notiamo che uno staple del genere sono meccaniche di click, che genera currency e offre dinamiche legate al twitching, di cui parleremo più avanti, l'autoclick tramite elementi e cosiddette facilities, soprattutto in Cookie Clicker. Utilizzeremo questo termine un po' per tutti i tipi di facilities o elementi di autoclick dei giochi incrementali, quindi elementi di autoclick sotto varie forme che portano come dinamiche il giocatore a scegliere una strategia specifica di acquisto o vendita di facilities per aumentare l'efficienza della produzione, ma lo portano anche a lasciare il gioco inattivo mentre è AFK per massimizzare i progressi in modalità appunto inattiva. Poi possiamo parlare degli upgrade a questi autoclick e alle facilities che portano il giocatore a scegliere una strategia specifica di acquisto vendita di strutture, ma anche ad attendere specificatamente il numero corretto di currency per ottenere un upgrade specifico. Stessa cosa si applica ad upgrade cumulativi passivamente, come per esempio gli sugar lumps in Cookie Clicker. Inoltre
Inoltre nei giochi cookie clicker-like, diciamo, abbiamo altri elementi collezionabili dall'attività delle facilities che contribuiscono come se fossero degli altri upgrade per l'autogenerazione della currency. Successivamente il reset dei progressi garantisce i cosiddetti prestige points e questa meccanica porta il giocatore a calcolare il tempo di reset ottimale, ma anche ad accettare la perdita di progresso a patto di ottenere avanzamenti che permetteranno nella run successiva di avanzare un po' più velocemente. La maggior parte di queste dinamiche nei giochi cookie clicker like, diciamo, generano principalmente estetiche di submission, ma che portano anche ad altre di strategia e soprattutto sensation e accomplishment. La risposta iniziale che possiamo darci è quindi sono macchine di dopamina praticamente, progressione continua, ricompense dilatate nel tempo ma sempre più alte e snowball degli upgrade. A questo discorso si applica però un livello un po' più profondo. Il cervello umano risponde in modo privilegiato ai cosiddetti variable ratio schedule o pattern di ricompensa a ratio variabile, che sono la stessa meccanica praticamente delle slot machine. Questi meccanismi psicologici sono utilizzati più o meno da vari giochi, di cui potremo parlare anche in futuro sul canale. L'elemento incremental gioca veramente molto sulla sensazione, diciamo, piacevole che scaturisce dal vedere dei numeri alzarsi o degli elementi acquisire più potere, più numero, più massa, eccetera. Nel caso degli incremental games, fortunatamente però non ci sono meccaniche di gambling o simili. Questi meccanismi psicologici sono però usati assieme anche al gambling anche in altri giochi, di cui potremo parlare anche in futuro sul canale. Penso che questo argomento in particolare, anche legato al gambling, dello sfruttamento dei pattern psicologici nel mondo dei giochi, sia un argomento molto interessante da affrontare, sia da un punto di vista di game design, sia proprio come riflessione personale. Prima di andare avanti vi rubo 10 secondi per chiedervi di mettere like se questo video vi sta piacendo, lasciare un commento e soprattutto iscrivervi al mio canale per aiutarmi in questa avventura su YouTube e anche per non perdervi altri video di game design e level design. C'è però un trend emergente e documentato nella community di Incremental, specialmente nei giochi cozy, creati per accompagnare lo studio e il lavoro. Molti giocatori, specialmente neurodivergenti e con ADHD, riferiscono che questi giochi funzionano come strumento di, tra virgolette, focus passivo. Il gioco gira in background come rumore bianco, diciamo, permettendo di concentrarsi su altro, che può essere studio, lavoro o compiti ripetitivi. Questo perché il gioco fornisce una sorta di struttura di reward molto prevedibile e a bassa domanda cognitiva attiva, diciamo, e non richiede un'attenzione sostenuta. Allo stesso tempo offre delle micro interazioni gratificanti che interrompono anche magari il flusso di lavoro e si prestano bene alle persone neurodivergenti che hanno un pattern di attenzione molto diverso e che hanno un pattern di attenzione diverso. Il giocatore neurodivergente quindi potrebbe trovarsi ad usare i giochi incrementali o gli idler come un supporto alla concentrazione, ma questo crea un profilo di utenza un po' diverso dai classici incremental alla cookie clicker, specialmente per quanto riguarda i cozy incremental games, come per esempio Ropukas, Idle Island o giochi su questo genere. Ma in particolare Tower Wizard ha qualcosa di un po' diverso ancora da questi elementi, qualcosa che lo fa distinguere particolarmente dal design classico alla cookie clicker. Alcuni incremental infatti sembrano tutti uguali, un accumulo di risorse che permette di sbloccare elementi per accumularne di nuovi, eccetera eccetera eccetera. Di prestige inoltre, appunto quel reset volontario dei progressi in cambio di un bonus permanente, è sì una meccanica centrale del genere, ma viene usata spesso semplicemente per resettare tutti i progressi e per ottenere appunto degli upgrade passivi ulteriori, e così all'infinito. Molti incremental giustamente sfruttano il prestige come meccanica perfetta per i momenti in cui hai sbloccato abbastanza da non dover più cliccare attivamente, ma non abbastanza da vedere progressione reale in modo relativamente veloce e appagante. Quindi sei fondamentalmente in idle, ma è un idle un po' stagnante. Di per sé questo sistema funziona benissimo. Tuttavia è tutto quello che sta attorno che Tower Wizard fa in modo leggermente diverso. Ralph Koster, nel suo A Theory of Fun for Game Design, descrive il gioco come un deliberate practice machine. Ad alto livello, quando giochi impari dei pattern, li mastichi, li automatizzi, ma poi hai bisogno di pattern nuovi per mantenere questo interesse. Se un gioco semplicemente reskinna un pattern psicologico che funziona, sicuramente funzionerà anch'esso, ma sarà necessariamente percepito come, tra virgolette, passatemi il termine, una copia dell'originale, e a lungo andare, nonostante i giocatori spesso apprezzino il more of the same, perché dovresti comprare un clone di cookie clicker se puoi semplicemente giocare all'infinito a cookie clicker?
Cosa distingue allora un gioco come Tower Wizard e cosa possiamo imparare da lui? Inizialmente vi parlerei del setting e della gestione delle risorse. Il setting in questo caso non è decorativo, non lo è neanche in Cookie Clicker, lo scoprirete magari andando avanti giocandolo, è molto interessante. Nel caso di Tower Wizard il setting trasforma un valore astratto veramente in qualcosa che il giocatore percepisce come reale per la progressione anche narrativa. Su questo ci torniamo dopo. Infatti in Tower Wizard l'obiettivo è abbastanza chiaro: siamo un mago che deve accrescere il proprio potere e di conseguenza rendere la nostra torre sempre più grande. Fin qui potrebbe sembrarvi un reskin come gli altri, ma andiamo avanti. In Tower Wizard ogni facility può aggiungere non solo una variabile unica, ma una funzione unica alla progressione a seconda dell'obiettivo attuale. Per accrescere la torre all'altezza successiva, infatti, bisogna gestire le risorse in modo da generare l'output richiesto dalla torre, che può essere magia, knowledge o altri elementi, fino all'endgame in cui ci verrà richiesto di produrre una certa quantità di danno attraverso specifici minion che andranno ad abbattere uno scudo che ci stava impedendo di ascendere ulteriormente la nostra torre. La gestione multirisorsa quindi qui funziona un po' come un puzzle implicito. Quando ci sono 3 o 4 risorse interdipendenti, il giocatore inizia veramente ad ottimizzare in modo attivo e in modo molto più partecipato. Io quando ho giocato a Tower Wizard, nonostante facessi molte sessioni mentre lavoravo, mentre facevo altro in idle, quando tornavo sul gioco ero molto partecipe della strategia che utilizzavo per comprendere il gioco, per comprendere la prossima mossa e per gestire al meglio le risorse per ottenere il massimo output possibile in quel momento di progressione. E proprio perché gli obiettivi cambiano ogni volta che si raggiunge un nuovo threshold della torre, questo rende tutto molto più fresco, secondo me. Allo stesso tempo la complessità di interconnessione tra le cosiddette facilities, le quali appunto necessitano di currency, possono generare molteplici tipi di esse, molteplici tipi di currency che sono o cumulabili o utilizzate da altre facility per generare altre cose, e questo rende veramente le facilities del gioco molto importanti, non solo da avere tutte, ma da ottimizzare fra di loro, e le rende molto uniche. Infine un altro elemento che è ricorrente in questi incremental, ma che per varietà di tipi di generazione, elementi e currency è ancora più accentuato a modo suo, è il juice e il twitching, il feedback sensoriale che amplifica ogni azione diretta o idle, in particolare il twitching, ovvero la risposta sensoriale all'interazione spesso ripetuta. Nel caso degli incremental e dei clicker, chiaramente il click. Solitamente negli incremental il juice si ottiene in forme specifiche attraverso per esempio numeri animati, suoni stratificati, per esempio ogni click ha un suono specifico o ogni generazione di una currency diversa ha un suono particolare. In questo modo la stratificazione dell'audio crea una sorta di gerarchia emotiva che progredisce con il gioco mano a mano che acquisisci sempre più potere e sempre più varianti di currency. Allo stesso modo i particle effects o screen shake del momento per esempio dello sblocco di una risorsa o di una disponibilità di un upgrade. E poi mi viene da dire anche le barre di progresso che si riempiono in diversi ordini di grandezza, il che ci riporta al concetto di vedere i numeri che salgono. Non necessariamente questo è legato ad una componente juice nel senso tradizionale del termine di game design, ma pur sempre ha una componente visiva che stimola il giocatore. E ovviamente l'elemento di twitching, come dicevo prima, è particolarmente legato ai click, specialmente nel momento in cui spezzi il ritmo da quando eri in idle o AFK. Questo crea veramente un peak di engagement abbastanza importante. A maggior ragione, come dicevo prima, questo engagement è maggiore in Tower Wizard proprio perché devi gestire multipli tipi di currency e tutte le facilities sono utili e molto importanti. Tutti questi sistemi ed elementi di cui vi ho appena parlato concorrono tutti ad un unico design e obiettivo finale: ascendere la nostra torre e diventare il mago più potente della Terra. Tower Wizard, infatti, ha un finale. Non si tratta di un incremental che puoi giocare all'infinito solo per il gusto di essere il mago più potente del regno, o meglio, puoi farlo, sicuramente puoi fare più run, ma si tratta di un gioco con un minimo di narrative design e trama che porta il nostro protagonista non solo, passatemi il termine, legare molto di più con tutte le facilities e gli elementi di gioco, ma anche a percepire ogni ascesa della torre come una vera e propria quest. Passiamo dal semplicemente farmare le piante e gli alberi fino a battere entità astrali che ci mettono davanti barriere cosmiche.
La recensione che vi ho accennato ad inizio video parla proprio di questo. Gli incremental games sono software progettati per trasformare in gioco l'atto passivo dell'attesa, trasformando il semplice scorrere del tempo in una risorsa. Tuttavia, in un mercato saturo di giochi casual che fungono da pozzi senza fondo per la nostra attenzione, Tower Wizard rispetta il giocatore al punto da offrirgli una conclusione. Sebbene il More of the Same funzioni e sia interessante sotto diversi punti di vista, specialmente se rielaborato lato setting ed estetica, è sempre secondo me importante studiare ed affidarci a casi studio che portano avanti design relativamente innovativi o anche solo un po' diversi e che in qualche modo è comprovato siano apprezzati da una grande fetta di pubblico. Un altro esempio di un incremental diverso dal solito è quello di A Game About Feeding a Black Hole, di cui parleremo prossimamente magari. Grazie per essere stati con me, iscrivetevi per non perdervi altri video e nel frattempo recuperate i miei ultimi video sul level design di Elden Ring. A presto ragazzi!